In questo 2025 il mio obiettivo era arrivare a superare i 5 milioni di euro di fatturato. Con questo video andiamo ad analizzare tutti i numeri, vediamo se ce l'ho fatta oppure no. Ho da poco finito questa nuova location, cosa dite? Sfruttiamola anche per fare il video finale del recap dei guadagni, vediamo piano piano com'è andata. Per mantenere la stessa scia degli anni scorsi e fare un paragone più preciso, anche quest'anno dividerò le spese in 6 categorie diverse. Quanto ho incassato con YouTube Italia, quindi le ADV che compaiono mentre guardate i video, speriamo che in questo video ne compaiano un bel po'. Stessa cosa ma YouTube Spagna, progetto che ormai è sceso un pochino, poi lo vediamo. TikTok e Instagram, perché anche lì faccio un sacco di contenuti promozionali, partecipazioni a fiere, eventi, speech, parlate in pubblico, eccetera eccetera eccetera, vendita dei prodotti direttamente alla community e come sezione finale sapete benissimo cosa arriva, quanto ho guadagnato con i brand, e lì si vede proprio il grasso che cola. Partiamo subito con la prima sezione e vediamo cosa è successo. Allora, intanto quanti video ho fatto rispetto agli anni scorsi? 2022 34 video, 2023 33 video, 2024 30 video, 2025 29 video. Attenzione signore e signori, sto iniziando a vedere una statistica che volge verso il basso. È un bene? È un male? Adesso lo scopriamo. È vero, ho fatto un video in meno rispetto all'anno scorso, ma anche quest'anno sono riuscito ad alzare la durata media di ogni contenuto. 2023 14.13 minuti, 2024 16 e 19, 2025 attenzione, siamo sopra abbondantemente al 17. Mamma mia che grande. Questo cosa vuol dire? Più tempo per fare i video, più qualità, più soldi spesi, molto più lavoro e il tutto si traduce in un video in meno. Però come si è visto nel video scorso, ovvero tutto il garage completamente finito, i progetti stanno diventando molto più seri e sono fatti per rimanere. Questo intero garage tra 10 anni sarà identico ad adesso, forse addirittura meglio. Sicuramente non può marcire come la casa sull'albero, a meno che non viene un'alluvione e mi allaga tutto. Ma tralasciando i progetti che stanno diventando più seri e duraturi, alla fine quanto cavolo ho guadagnato con le sole ADV sul canale YouTube italiano? Facendo il paragone anche con gli anni scorsi, 2022 94.000, 2023 211.000, 2024 253.000, 2025 280.000 euro. Come vedete anche qui, come è successo l'anno scorso e anche l'anno prima e anche l'anno prima ancora, nonostante io ho abbassato il numero di contenuti, la cifra di incasso sulle pubblicità che compaiono nei video di YouTube si è alzata. Non di tantissimo, però sicuramente la durata media per ogni video ha aiutato questa cosa, perché se i video hanno una durata maggiore, in proporzione possono comparire più pubblicità. Questo vuol dire per me un guadagno più alto. Circa 30.000 euro in più rispetto all'anno scorso, ma giusto per rendervi l'idea, ci sono canali che in Italia guadagnano molto di più rispetto a me con le sole ADV di YouTube. Però a noi va bene così raga, perché come sapete, se mi conoscete da quando ho iniziato a fare lo youtuber, a me dei soldi non me ne frega proprio una sega, li uso solo per fare progetti sempre più belli e non mi interessa mostrarmi o comunque essere superiore agli altri o far vedere quante ne faccio, mamma mia che belli i soldi, bla bla bla. Me ne frega un cazzo raga. Se guardate i miei video sapete che sono sempre in giro come uno scappato di casa. Semplicemente ho iniziato questa serie qui di quanto si può guadagnare facendo l'influencer da quando ho iniziato, con lo scopo solo di farvi vedere a voi che è possibile farcela anche da zero, partendo da zero ed essendo chiunque. Detto questo, passiamo finalmente alla seconda categoria di questo video. Quanto ha generato il canale spagnolo? I video che faccio in Italia, quelli più belli, vengono presi da un montatore e un doppiatore, rielaborati completamente con la lingua spagnola e caricate su un nuovo canale che si chiama Miguel El Italiano. Non sono cifre altissime, però anche quello lì qualcosa genera. Quindi andiamo a vedere i numeri. Partiamo dal 2022. Totale dei video realizzati sul canale spagnolo 31, 2023 9, 2024 26, 2025 signore e signori 14. Come vedete ho fatto molti meno video rispetto all'anno scorso, perché diciamo che questa macchina automatica che generava soldi pubblicando i video in spagnolo si è un po' rotta. Poi c'è anche da dire una cosa, ho in ballo un progetto nuovo molto costoso che sta iniziando a generare anche qualche numero che però vi spiegherò a fine video. Quanto ho tirato su di soldi alla fine in questo anno? 2022 100 euro, 2023 23.000 euro, 2024 37.000 euro, 2025 pubblicando solo 14 video 28.000 euro. La cifra non è male per una macchina che va teoricamente da sola, anche se ultimamente appunto è un po' rotta, però c'è anche da calcolare che il montatore e il doppiatore io li devo pagare. In ogni caso, conti a parte, 28.000 euro è il risultato
risultato di quest'anno per quanto riguarda il canale spagnolo. Nella prossima sezione vediamo il guadagno degli altri due social oltre a YouTube, Instagram e TikTok. E la cosa qua si fa interessante perché rispetto all'anno scorso ho fatto un passo in più. Allora, vediamo quanto ho generato con la categoria short form, ovvero video piccoli verticali che durano un pochino di meno. Prima di partire, vi ricordate questa clip dell'anno scorso? 2025 questa esatta cifra dovrebbe essere alta almeno il doppio, perché ho già chiuso in anteprima dei contratti per tutto l'anno sia su Instagram che su TikTok con più di qualche brand, ma non portiamoci sfiga, vediamo cosa succede. La previsione era completamente sbagliata, raga, perché in realtà ho fatto quasi il quadruplo. Mamma mia, il Mighi, che contrattatore che sono. Quando un brand arriva da noi influencer e vuole comprare degli ADV, spesso e volentieri fa dei pacchetti giganteschi, quindi arriva e dice: ti prendo 10 video YouTube più mi fai anche 10 storie su Instagram, oppure ti compro 2 video YouTube ma mi alleghi anche 2 reel. Quindi non è sempre facile dividere quanto hai guadagnato con YouTube e quanto hai guadagnato con Instagram o con TikTok. Per essere quindi precisi e chiari con questa sezione qua, ho deciso di includere soltanto i brand che mi hanno contattato per Instagram e TikTok, cioè non i brand che mi hanno preso un pacchetto intero, quindi soltanto per questi due social. Almeno siamo tranquilli e tutte le varie storie in più che faccio quando mi prendono il pacchettone lo inserisco nella categoria finale brand. Quindi partiamo. Allora, nel 2022 avevo generato 10.000 euro, nel 2023 ho fatto un per 2 22.000 euro, nel 2024 ho fatto ancora un per 2 42.000 euro, nel 2025, signore e signori, ho fatto quasi un per 4 168.000 euro incassati. Di questa cifra sono veramente molto contento, quasi più contento di quello che ho generato con YouTube, perché sono riuscito a prendere quello che avevo e a, madonna mia, valorizzarlo tantissimo. Nel frattempo io qua mi sto spaccando tutto il giubbetto, come vedete c'ho lo scotch. Voglio fare la stessa previsione anche sul 2026, spero di fare almeno un per 2, vabbè oddio per 2 non lo so, perché 168 per 2 vuol dire superare 300.000 solo con questi due social. Speriamo di sì, non credo, però spero di alzare ulteriormente la cifra, perché anche qui, anche quest'anno ho già chiuso dei piccoli brand, anzi dei grossi brand, che quindi diciamo che mi fa sperare abbastanza bene. Passiamo però alla prossima categoria, non perdiamo altro tempo: eventi, fiere, speech, interviste, eccetera eccetera. Questa categoria l'ho iniziata ad aggiungere soltanto nel video dell'anno scorso, quindi l'unico paragone che abbiamo è quello del 2024, dove ho generato 7.000 euro. Anche quest'anno purtroppo non ho avuto molto tempo per partecipare alle richieste che mi sono arrivate, ho fatto addirittura un paio di eventi in meno rispetto all'anno scorso, ma ho generato qualcosina di più. 2024 7.000 euro, 2025 10.000 euro. È vero, non è tantissimo, però rispetto alle altre sezioni che stiamo vedendo in questo video è una di quelle che preferisco, perché trovo voi. Incontrarvi dal vivo è sempre una cosa molto piacevole, e poi io sono uno a cui piace sparare un sacco di stronzate con delle persone che sono lì, vere, vive, fisiche e non davanti a un monitor, quindi molto bello. Devo lavorare su questa categoria per aumentare il numero di eventi che faccio, anche se non si guadagna tanto. Mi serve a me, vedo che lo volete anche voi, quindi devo lavorarci. Ma eventi a parte, a quanto siamo arrivati con le prime 4 sezioni? YouTube Italia, YouTube Spagna, Instagram, TikTok più eventi, siamo in totale a 486.000 euro. Signori e signori, quasi mezzo milione. Dai che la categoria, quella grossa, deve ancora arrivare. Comunque, come vedete, a me piace dividere tutti gli incassi, tutte le spese, capire da dove sono arrivati i proventi eccetera, perché è fondamentale per il mio lavoro. Ma sapete dove vorrei anche tutta questa bella divisione? Tra gli amici quando vai in vacanza, soprattutto adesso che ci sono i cenoni, Capodanno, la settimana bianca, vacanzine, vacanzette eccetera. Vai con i tuoi amici, spendete tutto assieme, non si capisce dentro più un cavolo. Ma signori e signori, noi abbiamo la soluzione: Revolut. Revolut non è soltanto una banca digitale che si scarica in 5 minuti, apri il conto in 3 e c'è pure 20 euro di bonus se usi il link sotto in descrizione. Ma con l'app di Revolut gratuitamente potrai dividere le spese con tutti i tuoi amici in modo completamente automatico. Quando vai in vacanza, ok, che c'è sempre il tuo amico che dice sì, pago io, poi me li date, no, pago tu, che poi te li do io, pago io che li do a voi, paghi tu lui che le dà all'altro. Non si capisce dentro mai una sega. Tutti scaricano l'app di Revolut in modo gratuito, automatico, le spese vengono conteggiate, ognuno sa esattamente cosa dare. Bellissimo, signori. Basta messaggi su WhatsApp, reminder, chiamalo dopo una settimana, i miei soldi dove sono. Tra l'altro, se convivete con qualcuno avete anche la possibilità di fare il conto cointestato, una delle cose più comode che ci sono. Aprire il conto e mantenerlo è completamente gratuito. Avete 2 carte per lo stesso conto e gestite le spese condivise in un unico posto, ovvero l'app
app di Revolut. E se per caso vi stancate, in 2 minuti lo chiudete. Easy, nessuna scartoffia. In generale, raga, se dovete dividere qualsiasi spesa, l'app migliore è Revolut. E come vi dicevo prima, con il link in descrizione avete anche 20 euro in omaggio se aprite il conto oggi. Quindi mi raccomando, fatelo subito e sfruttate tutte le funzioni che ha. E ora passiamo alla prossima categoria, la penultima. Incasso dai prodotti venduti alla mia community. Allora raga, purtroppo questa categoria è molto veloce da esaminare. Perché? Perché anche quest'anno i prodotti che ho venduto alla community sono uguali all'anno scorso, ovvero 0 euro incassati, 0 prodotti in vendita per i fan, e qui Michele Molteni non ha guadagnato nulla. Non so perché ho fatto questo qua, giuro. E quindi è arrivato finalmente il momento di parlare di quanti soldi ho incassato con i brand da tutti i video di YouTube. Attenzione perché la cifra è veramente alta. Ma prima, come vi dicevo di inizio video, qual è quella novità che porterò nel 2026? Cos'è che sto facendo che costa veramente tanto e che forse potrebbe svoltare nuovamente il canale? Sulla scia dell'esperimento spagnolo, che è andato abbastanza bene fino a qualche mese fa, ho deciso per il 2026 di tradurre tutti i video in 12 lingue diverse fuori dall'italiano, quindi 13 totali, signori. Michele Molteni sta diventando internazionale, anche se già lo stavo facendo 3 anni fa. Non aprirò più altri canali come quello spagnolo, ma su questo canale principale, Michele Molteni, ci saranno 13 lingue totali. Ho speso un botto di soldi, raga, per fare questa cosa qui. E non sto campionando la mia voce per sembrare che io parlo in diverse lingue. Faccio come MrBeast, che usa dei traduttori veri, reali, non AI, che parlano proprio la lingua madre. Questo per avere un risultato migliore in assoluto, e vediamo cosa succederà. L'obiettivo è quello di internazionalizzare il canale, perché in Italia, secondo me, più di così non si può crescere, a meno che non sei Fabrizio Corona che parla di signorini, altrimenti i numeri che si possono fare sono quelli lì: 1 milione, 2 milioni di view a video, non di più. Il pubblico italiano è quello, raga. Quindi per sfondare questo tetto e arrivare a 5-10 milioni di visualizzazioni in poco tempo, l'unica maniera, secondo me, è mettere tutte queste lingue qua. Vediamo cosa succede, l'anno prossimo lo scopriremo insieme. Ora però, signori, passiamo alla categoria che aspettavamo tutti quanti. Michele Molteni, con la sua attività da influencer, quanto ha incassato nel 2025 con i brand? All'inizio del video ho detto che l'obiettivo era superare i 5 milioni di euro. Chiaramente, raga, era una palese stronzata. Quello a cui vorrei arrivare sempre io è superare il milione. Da lì in poi va sempre bene. Ma quindi quanto ho fatto? Allora, paragoniamoci sempre con gli anni scorsi. 2022 solo con i brand ho realizzato 192.000 euro. 2023 605.000 euro. 2024 965.000 euro. 2025, signori e signore, 1.046.000 euro incassati dai soli brand in tutto il 2025. Quasi 100.000 euro in più rispetto all'anno scorso. Anche in questa sezione siamo cresciuti, nonostante abbiamo fatto un video in meno. Sono molto contento, sono tantissimi soldi. Chiaramente, raga, come sanno tutti, questo qua è il fatturato, non è il netto che mi metto in tasca, se no il Lamborghini qua nell'episodio finale del garage c'era davvero. Ma quindi, signori, arriviamo al dunque. Il totale di tutte le sezioni quanto è? Quanto ho fatturato in questo 2025? Anche qui prendiamo il grafico che parte dal primo anno da youtuber, ovvero il 2018. Una crescita veramente esponenziale, partendo da zero, pam. L'anno scorso 1.256.000 euro. Quest'anno 2025 il totale è di 1.532.000 euro. Come vedete, negli ultimi 3 anni la crescita non è più esponenziale, perché, come dicevo prima, siamo arrivati un po' al tetto di YouTube, ok? Quindi per far più soldi o si esce dallo stato italiano, oppure si investe in cose magari esterne dai soli video. Sono molto contento. Mi piacerebbe sapere il mio amico Riccardo Dose quanto ha fatto, e l'altro mio amico Marcellino Ascani, per vedere un attimo il paragone. Lasciamo perdere i me contro te, che troppe decine di milioni fanno quelli. Ci vediamo l'anno prossimo, raga. Buon anno.